Gianluigi Buffon è sempre sembrato invincibile. Un uomo enorme, sicuro, con lo sguardo fermo, capace di restare immobile, mentre uno stadio intero trattiene il respiro. Per milioni di persone, Buffon non ha mai avuto paura. Eppure, per anni, ha combattuto una battaglia che nessuno vedeva. Una battaglia che non si gioca su un campo da calcio. Una guerra silenziosa che si combatte dentro la mente e nel cuore. Buffon nasce a Carrara, in una famiglia dove lo sport non era un passatempo, ma una forma di educazione. Madre atleta olimpica, padre sportivo, casa piena di disciplina e sacrificio. Da bambino non sogna di diventare portiere, vuole stare in mezzo al campo, toccare il pallone, correre. Finisce in porta quasi per caso, ma basta poco per capire che lì, tra quei pali, c'è qualcosa di diverso, qualcosa di naturale, un talento che sembra scolpito nella pelle. A 17 anni debutta in Serie A contro il Milan. Davanti a lui ci sono Baggio, Weah, Maldini. Non trema, non sbaglia. È come se fosse nato già pronto, con quella calma innata che solo i grandi hanno. Il mondo del calcio accelera tutto, troppo presto, troppo in fretta. A 20 anni Buffon è già un simbolo, un fenomeno mediatico, un nome che fa tremare gli avversari. A 23 diventa il portiere più pagato della storia. Soldi, fama, aspettative enormi. Tutti vedono il campione, nessuno vede l'uomo, perché, mentre fuori cresce la leggenda, dentro qualcosa comincia a incrinarsi. Iniziano notti insonni, un senso di vuoto difficile da spiegare, una stanchezza che non passa. Buffon continua a parare, continua a vincere, continua a sorridere, ma quando torna a casa resta solo con la sua testa e lì, lontano dai riflettori, comincia la vera partita, quella contro se stesso. Arrivano gli attacchi di panico, l'ansia, la depressione, un nemico silenzioso, invisibile, che non fa rumore ma ti consuma. La cosa più dura? Non poterlo dire. Come fai a spiegare al mondo che hai paura quando tutti ti guardano come se fossi indistruttibile? Come fai a dire che stai male quando sei il numero uno? Buffon va avanti così, in silenzio. Gioca, vince, soffre. Nessuno se ne accorge, ma ogni parata è anche un piccolo atto di coraggio. Nel 2006 l'Italia va al mondiale. Buffon è straordinario, para tutto. Tiene in piedi una nazionale intera, vince la Coppa del Mondo ed entra per sempre nella storia. Per l'Italia è un eroe, per il mondo un mito, ma per se stesso è ancora un uomo che lotta per respirare. Anni dopo confesserà che proprio in quel periodo attraversava uno dei momenti più bui della sua vita. Il paradosso è tutto lì. Alzare il trofeo più importante del mondo, mentre dentro senti di stare crollando. È come sorridere davanti a migliaia di persone, mentre il cuore grida aiuto. Poi arriva Calciopoli. La Juventus cade, tutti scappano. Buffon resta. Scende in Serie B, si prende sulle spalle una squadra distrutta. Accetta il peso delle critiche, della rabbia, della delusione. Ancora una volta sceglie la strada più dura, non per orgoglio, ma per lealtà, per amore del club che lo ha cresciuto. Ma ogni responsabilità in più è un macigno sulla sua mente. Ogni errore diventa una condanna, ogni silenzio una pressione insopportabile. È in quei momenti che il mondo scopre quanto sia fragile anche il più grande. Ci sono stagioni in cui Buffon sembra smarrito, sbaglia, viene criticato, messo in discussione. E la paura torna, più forte di prima. Quella paura che non vedi in televisione, quella che non finisce negli highlights, la paura di non essere più se stesso, la paura di non farcela. Ma Buffon non si piega. Ogni caduta diventa un insegnamento, ogni errore una prova di resilienza e, lentamente, inizia a trasformare il dolore in forza. La svolta arriva quando fa una cosa che pochi campioni hanno il coraggio di fare. Chiede aiuto, parla, ammette di stare male, inizia a curarsi.
Capisce che la vera forza non è fingere di essere invincibili, ma accettare la propria fragilità. Da quel momento Buffon non diventa solo un portiere migliore, diventa un uomo più libero, più consapevole, più autentico. La leggenda cresce, ma cresce anche l'uomo dietro la maschera. Gli anni passano, le generazioni cambiano. Buffon resta. Non per i record, non per la gloria, non per le statistiche che ancora oggi impressionano chiunque. Resta perché ama il gioco, perché sa cosa significa cadere e rialzarsi. A 40 anni è ancora lì, a 43 pure. Ogni partita non è più solo una sfida contro un avversario, ma una vittoria contro il tempo, contro la paura, contro quella voce interiore che un tempo lo stava distruggendo. Ogni parata diventa simbolo di resilienza, ogni applauso, un riconoscimento del suo coraggio invisibile. Gianluigi Buffon non è la leggenda che non ha mai avuto paura, è la leggenda che ha avuto paura e non si è fermata. È questo che lo rende unico. Non sono solo le parate, non sono solo i trofei, non è solo la fama. È il coraggio di restare in piedi quando nessuno vedeva quanto stava lottando. È la forza di mostrarsi umano e di continuare a sorridere anche quando tutto sembra crollare. E forse è per questo che Buffon non è solo uno dei più grandi portieri della storia, è uno dei più grandi uomini che il calcio abbia mai conosciuto. Un uomo che ci insegna che la vera vittoria non si misura con i trofei, ma con la capacità di affrontare le proprie paure e di continuare a vivere, a lottare, a giocare, sempre.